Naufragio Bayesian a Porticello, Palermo. Abbiamo detto tutto? È l'una di notte. Abbiamo detto tanto, abbiamo detto troppo, ma la verità adesso sta rotolando lentamente anche verso chi era più scettico. Magari stare a bordo qua dell'Almadir apre un po' la mente, o magari mi condiziona negativamente. Il fatto è che a 2 giorni di distanza dal naufragio, e non è certo presunzione la mia, avevo dichiarato quello che sta emergendo adesso. I sommozzatori hanno raggiunto la barca. E quanti commenti si sono spesi sotto il mio video? Quando si raggiungerà la barca si scoprirà la verità. Quando si raggiungerà la barca si troverà una falla dell'esplosione che ha fatto affondare la barca. Quando si raggiungerà la barca, dicevate, si troveranno i portelloni aperti, il portellone garage aperto, perché quella barca è inaffondabile. Ed è scattata subito la giostra, il girotondo dei cortigiani, di coloro che si schieravano e davano per scontato che la barca fosse inaffondabile, che l'errore fosse stato lasciare aperti i portelloni. Io avevo detto di no. Io avevo detto testualmente che secondo me i portelloni non erano aperti. Io avevo detto testualmente quella barca è affondata perché si è rovesciata. E l'avevo detto a 2 giorni dall'accaduto. Ora è passato più di un mese e le dichiarazioni del comandante della goletta, che era in rada insieme al Bayesian, sono chiare e lampanti. Lui dichiara: gli ospiti della mia barca avevano addirittura girato intorno al Bayesian per fare delle foto con delle lance e i portelloni erano rigorosamente chiusi. Che sia perché gran parte del nostro tempo io e altri molti sostenitori della mia tesi lo passiamo tra il rollio e il beccheggio, ma non siamo super esperti. Era naturale. Il comandante dichiara: quella barca si è rovesciata. Quella barca, se oltrepassa la soglia dei 46 gradi, 47 gradi, è in gravissimo pericolo. È da lì che imbarca acqua. Quindi tutte le tesi dei super complotti ora sono messe a tacere. Rimane ancora ovviamente il dubbio, che io non ho mai negato, della morte del socio, del fatto che l'armatore fosse una persona potentissima nel mondo della finanza, del fatto che questo armatore avesse pestato i calli ad aziende multimiliardarie che fanno aprire scenari da spy story, ma di fatto la tempesta non si può negare. Che la barca si sia rovesciata non si può negare. Del fatto che ci sia stato un fortissimo vento che ha agito su scafo ed albero non si può più negare. Lo potevate negare all'inizio, quando non c'era nessun riscontro oggettivo, ma ora ci sono tutti i riscontri che volete. Credo che nessuno di noi abbia idea di cosa può essere scappare da una barca rovesciata. Questo è il quadrato di una barca rovesciata. Mi troverei a dover uscire, uno dalla prua, cercando di aprire quel passauomo là davanti, se la barca fosse rovesciata, quindi tutta quella roba che vedete sarebbe caduta sull'oblò che rimarrebbe sul mio fianco e dovrei scavare per andare a cercare un oblò che sta imbarcando tonnellate e litri d'acqua. Quella sarebbe una via di fuga. L'altra sarebbe il tambuccio, un'altra via di fuga. In questo caso c'è una piccola scaletta per andare fuori dal tambuccio. Nel caso del Bayesian c'è una scala come quelle di casa che risale, che sta imbarcando con la barca rovesciata e litri d'acqua. È una trappola, ragazzi. Non si esce. Chi è là sotto rimane là sotto. Chi si è salvata, come quella donna col bambino, è perché aveva molta paura, sentiva arrivare la tempesta che tuonava, forzava, ed è andata ad assicurarsi sul ponte insieme al figlio. Quello ha salvato la vita a lei e al figlio perché erano sul ponte. Quando la barca si è rovesciata erano liberi in acqua e sono stati ripescati. Altrimenti sarebbero rimasti anche loro intrappolati dentro. Non potete uscire da una scala, una barca rovesciata, nel buio, nel frastuono, nell'acqua che entra, con una pressione folgorante e la gente che si deve fare strada. Quindi trova l'unico spiraglio di ossigeno che c'è. Va a trovare l'unico spiraglio di ossigeno che rimane, una bolla d'aria che rimane nel fianco lontano della barca mentre la barca è ancora rovesciata ed inspira fino all'ultima goccia di ossigeno che c'è. Dopodiché anche quella si esaurisce e quando anche la barca è satura d'acqua, l'acqua all'interno dello scafo supera la linea di galleggiamento, basta. Il peso dell'opera viva è maggiore del peso dell'opera morta. La linea di galleggiamento è superata, lo scafo incomincia ad affondare. Sei già morto probabilmente per asfissia. Una morte bruttissima, pace all'anima loro. E il fatto che siano persone multimiliardarie, persone ricchissime, persone potenti, non vi dà il diritto
come avete fatto in moltissimi commenti, di fare dichiarazioni così violente. Per fortuna ogni tanto muoiono anche i ricchi, per una volta c'è stato un senso di giustizia divino. Questo modo di pensare, questo modo di parlare vi rende ancora più piccoli, più insicuri, più fragili e ancora più vulnerabili di fronte al mondo. La compassione per una ragazza di 18 anni che muore col padre va al di là di quanto ammontasse il loro conto in banca, di chi fossero. In alcuni casi, alcune teorie di complotto mi hanno davvero divertito. Poi tornavo alla realtà, ricordavo che stiamo parlando di un naufragio e di persone che hanno perso la vita. Quindi credo che adesso, a distanza di un mese dal naufragio, credo ci saranno degli addetti ai lavori che rivedranno leggermente il metodo nella progettazione di queste nuove barche, perché ogni evento fa esperienza, ogni atto fa giurisprudenza e credo che gli addetti ai lavori, che i progettisti, siano già impegnati in nuovi calcoli strutturali e soprattutto concettuali, perché la barca la si può vivere anche in 10 metri, vi assicuro, è bellissimo. Iniziarsi a chiedere se una barca vera può essere lunga 50 metri con un albero di 70 metri credo sia legittimo. Non ho fatto l'avvocato del diavolo, non ho mai voluto difendere nessuno, ho solo voluto accendere una luce su questa questione, perché ne ho sentite di tutti i colori. Lo si diceva anche dell'Andrea Doria, che era inaffondabile. Aveva 11 camere stagne, invece è andata giù in 70 metri d'acqua. Lo si diceva con gran forza, questa nave è inaffondabile. Fu un vecchio marinaio a dichiarare sull'Andrea Doria che il mare, quando ha sete, si beve tutto. Ed è vero, qualsiasi cosa. Non esiste niente, e dico ancora niente, di inaffondabile, costruito dall'uomo. L'arroganza e la presunzione umana sono state le componenti fondamentali a creare i presupposti per questo affondamento. Chi dava quella nave come matematicamente inaffondabile? Chi comandava quella nave e credeva che quella nave fosse inaffondabile? E chi ha fatto della propria vita la vocazione alla ricerca del complotto, che attribuisce l'accaduto solo e non altro che al dolo umano, escludendo le forze della natura, la forza indiscutibile, la potenza del mare, del vento, e la presunzione umana di poter costruire attraverso il denaro e la tecnologia estrema prodotti e artefatti dall'uomo che secondo loro sarebbero in grado di sfidare le forze che ho elencato prima. Questo, a 2 giorni dall'accaduto e oggi a più di un mese di distanza, è il mio modo di vedere la situazione. Tutto qui. Ciao da Giorgio, il Tapocorona, e qua fuori il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.